Salve a tutti ragazzi, qui è Rete e oggi raggiamo un altro video di Gods Duels. Ho deciso di far diventare più o meno una serie queste reaction perché i video che porta sono interessanti sia come concetti, come tematiche, sia per le cavolate che dice nel mezzo perché ogni tanto svalvola. Cioè, grazie a lui stiamo facendo la serie di video, le 69 carte più sottovalutate, tu sai di merda, e adesso 8 errori che tu fai quando BD ancora fanno tutti, bla 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 bla. Format Sono molto curioso di quello che si butterà fuori. duelist ACP here. Ricordo a tutti di iscrivervi perché a 200 iscritti commenterò tutte le partite disponibili dell'Europeo. Non vi costa nulla lasciare un commento se guardate di solito questo canale e dici io sono già iscritto che posso fare di più. Commenta qualcosa inerente al video. Se vedete un altro commento rispondete, fate conversazione perché aiuta l'algoritmo a capire che comunque siete interessati. Se avete anche solo un amico che gioca al God Format potete condividere il canale o condividere il video con altri amici che giocano anche se sapete che sono iscritti al canale e dici guarda Rete ha fatto sto video. A voi non costa nulla, a YouTube fa contento. Back with another GOAT format video. Got some good tips for you today. Specifically, I'm going to be talking about the top 8 GOAT format deck building mistakes. Metto come sempre le cose in 1.5 con i sottotitoli per aiutare chi non capisce del tutto. Tanto tradurrò man mano quello That che dice. knowledgeable players are still making in 2021. So these are not Questo è il 2021, siamo nel 2025, ma sono sicuro che scrivete le cose che sono valide anche nel 2025. brain farts like, whoops, I forgot to add Pot of Greed to my deck. These are strategic errors that I commonly see in Oh no. Una cosa che a me succede spesso è dimenticarmi di mettere i knock nel mazzo. Cioè, faccio tutta la lista, cazzo i knock. Per evitare di dimenticarvi le carte staple, fatevi un deck su DB chiamato staple e ogni volta che fate un nuovo mazzo partite da quello e al posto di salvarlo mettete salva il mazzo come. Così il mazzo stable rimane, ma vi rimane anche una copia col mazzo completo. E così avete sempre un mazzo stable. in both the main deck or side deck for various competitive decks right now. Mm. So chances are you might be making some of these mistakes yourself. If you are, no need to get offended or anything. Be sure to just try some of these tips, see how they work out for you, and if not, you can always feel free to attack me in the comments, as some people tend to do. So let's jump right into it, guys. Number 8, we've got not playing Blowback Dragon and Reason Gate decks. Now, quick aside here, for all of these tips, I'm not saying that these are mistakes 100% of the time. I'm just saying that they are usually mistakes in the most commonly played builds of the decks that I'm going to talk about. So let me Allora, l'idea del blowback, lui sta parlando dei reasoning gate in generale. Per esempio, se tu mi dici stay in gate senza macchine, cioè tu non vuoi fare un mazzo senza le 3 limiti removal, io non sono così d'accordo sul fatto che blowback sia così fondamentale. Certo, non è male, io un mazzo blowback con mostro cancello può fare un ragionando senza metterci ragionando come fece Mattuber una volta sarebbe carino, cioè fare un mazzo mostro cancello più 3 scapegoat più delle carte forti se evocate di mostro cancello o anche mostri normali tipo la balena Abyss Soldier. Ovviamente non potresti giocare i flip, ma pazienza. explain why I think in the standard build of Reasoning Gate you should play Blowback Dragon. I kind of think of Blowback Dragon as almost being like a Dark Sacred Crane, in the sense that it has a very good effect that you can get whenever it's summoned. And of course, with Sacred Crane, we all know this is useful because, we can special summon Sacred Crane off Reasoning Gate, draw a card, banish it, bring it back with Dimension Fusion, draw another card, and so on. And with Blowback Dragon, you can kind of do the same thing. When I play Reasoning Gate, there are sometimes where I might activate Blowback Dragon as many as 3 times in one turn. And Come cazzo fai a attivare 3 volte Come cazzo fai a attivare 3 volte blowback in un turno? Cioè, come cazzo fai a attivare 3 volte blowback in un turno? Traduciamo per chi non sa l'inglese.
Lui dice: Blowback è segretamente una fenice sacra, Sacred Crane. Ah no, Sacra Guru, come cazzo si chiama in italiano? Perché tu entra e fa un effetto che anche se non si attiva il 100% delle volte, lui riesce a farlo anche 3 volte in un turno. The key thing about blowback that some people do forget is that when you activate its effect on a set spell or trap, they have to decide whether or not they're going to activate it before you flip the coins. So, Mm. for example, if your opponent has a set scapegoat, you can use blowback, target the set goats, basically force them to use it right away, and then, of course, if you have something like Lightning Vortex, Vabbè. you can clear the goats and hopefully attack for game. So overall, I think Blowback Dragon is one of the best Dark monsters in the deck. Obviously not as good as Dark Magician of Chaos, but I almost think that it's as good as Jinzo, which is a monster that pretty much all Reasoning Gate decks play. So if you happen to be wondering what does my monster lineup look like in sort of standard Reasoning Gate deck, it looks like the one shown here. That's 2 Cranes, an Air Knight, Blowback Jinzo, and Dark Magician of Chaos. And the reason why I like this lineup is it keeps our Reasoning Gate targets pretty low, just 6, which means that we'll mill Lui dice: Io gioco solo un Jeans, un Blowback, 2 Crane, un Parchat e un Dimok, cioè l'immagine che vedete qua. more cards off of our Reasoning and Monster Gate, which is what we want. It's half lights, half darks, and we don't really give our opponent amazing value on what level they can potentially call. So from my experience, people do like to call level 4 and level 8 quite a bit, and sometimes will even call level 5, but it's pretty rare that an opponent will call level 6 on Reasoning unless they have a bunch of traps set and they're really scared of Jinzo. Another point of confusion that I want to bring up is that I think there's this Il problema è che se la gente te vede che giochi Blowback comincia a pensare che tu stai a giocare la versione implicit macchina e il 6 te lo chiama. assumption by most players that Air Knight Parshath is a better tribute monster in a Reasoning Gate deck than something like Blowback Dragon. And not only do I not think this is true, I actually think this is very, very wrong. Air Knight Parshath is, I would say, almost borderline bad in Reasoning Gate, and the reason why is because although it does draw a card which is good, you have to wait until your battle phase to draw the card, meaning that it won't actually help you kill your opponent. Some people do try to play Reasoning Gate deck as sort of a card advantage based deck, but fundamentally that's not what the deck is good at. The deck is good at killing your opponent all in one turn, or maybe sometimes 2 turns, but the fact is that Air Knight Parshath doesn't advance that win condition, whereas a card like Blowback Dragon definitely does. So, give Blowback Dragon a shot in Reasoning Gate. I think you will be pleased with how it performs. Now, for number 7, we've got... Lui dice: Parshat è una carta che va in contraddizione con il piano di Reasoning, perché il Reasoning serve per OTK'are, non serve per fare vantaggio carte, e quindi Parshat non ti aiuta, ma Blowback sì. Parshat si gioca solo perché è un livello 5 e perché è luce. Non sono d'accordo, perché tutte le volte che tu giochi Control, se ti fanno Parshat e tu non c'hai modo di fatter, piangi come se non ci fosse un domani. Parshat è caduto in disuso per il fatto che tutti giocano spia adesso, ma se io non devo fare Parshat di tributo, ma lo faccio totalmente a cazzo di turno 1 con Reasoning, fa male, male tanto. Quindi capisco il ragionamento, però dire che Parshat sia sopravvalutato, secondo me, è una cavolata. playing Mystic Tomato and Dark Mimic level 1 without any copies of Dark Mimic level 3. Now, the reason why this is only number 7 on my list is because this isn't a mistake that I see a ton, but... Lui dice giocare Mystic Tomato più Dark Mimic livello 1 senza il livello 3, c'è scritto. Boh, io ogni tanto lo vedo fare, cioè vedo proprio giocare il livello 3, il livello 1, eccetera, per togliere carte dal mazzo. Cioè l'idea è, io... Aspetta, quando si attiva sta cosa? Durante la tua standby. Quindi l'idea è ti picchiano, l'ultimo mostro ti picchia Tomato, tu fai livello 1, passa il tuo turno, fai livello 3. Te sei tolto 2 carte dal mazzo perché ti sei tolto sia il livello 1 che il livello 3. In campo c'è un coso che se muore ti fa pot of grid. Nel dubbio lo puoi uccidere tu da solo. Lo devi uccidere in battaglia, ma lo puoi uccidere facile. Ce fai su swap sopra, eccetera. Però, a parte che a me fa cagare livello 1. Cioè, errore di deck building e giocare Mimic livello 1 con Pomodoro pensando che sia forte. Ed ecco che ho lanciato la bomba.
Adesso mi odiate perché ho detto che livello 1 fa schifo. Mi fate sì, ma sto mazzo 3 anni fa ci ha vinto, bla 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 bla. Rete, tu le top non ce l'hai, fai cagare al cazzo, eccetera. È il livello 1 che fa schifo. L'idea di giocare livello 1 e livello 3 ogni tanto devo fare, infatti ci devo fare un mazzo sopra. Quasi quasi finisco di fare sto video e faccio un mazzo con i mimic. Però, boh, io penso che il livello di base sia giocato Tomato livello 1, non è che gioca Tomato livello 1 senza livello 3. But Però sentiamo quello che deve dire when lui. I do see it, it's a pretty big mistake. And as someone who helped popularize the strategy, hopefully I can help explain why. The obvious combo is that, if Mystic Tomato is destroyed by battle, you can special summon Mimic level 1, in your standby phase, level up to level 3, and this thins your deck by 2 cards, and then if your opponent has a monster in play, which they probably do, you can crash your Mimic level 3 into their guy and draw 2 cards, which is pretty strong, although not necessarily something that comes up a lot. But Cioè l'idea è che se tutta sta cosa ti riesce, a parte aver fatto più uno e aver pescato due, con pescare due carte, hai tolto 4 carte dal mazzo. the main reason that I like to play Mimic level 1 and Mimic level 3 in the same deck, especially in a Chaos deck, and I have talked about this before on my previous videos, but I think sometimes people forget, is that Mind Control is one of the most commonly cited cards against your typical Thunder Dragon Chaos deck. So, what's so great about playing Mimic level 1 and Mimic level 3 together is that if your opponent Mind Controls your set Ah, lui dice giocare sta cosa non la taglio. Lui dice giocare livello 1 in, in Chaos più ITD. Loro ti fanno mind control su Mimic livello 1, pescano 1, poi te lo ripassano e tu fai Mimic livello 3. Cioè, quindi comunque sia, non ti a differenza di una Decoici, non è totalmente un giallone 1400, ma c'hai un 1000 che se muore peschi 2. Non è male l'idea, però ripeto, è un mazzo particolare, cioè nel senso tu stai facendo più che un mazzo turbo, perché lui dice io lo gioco nei miei mazzi contro il TD. Purtroppo nel 2001 si chiamavano Thunder Dragon Turbo, una cosa, Thunder Dragon Chaos, i mazzi non si chiamavano ancora Chaos Turbo, quindi non so se quando lui dice i tuoi TD Chaos intende Turbo o intende Control. Facciamo l'esempio in Turbo, tutta sta tiritera a me non piace perché livello 1 muore da solo, Decoici no, magari tu flippi livello 1, lui flippa Moff, ti ammazza livello 1, mentre tu flippi Decoici, picchi Moff e Moff l'ammazzi. Cioè è anche più facile zuculuccare una Deco piuttosto che un livello 1, specialmente se la zuculuccata finisce con la Deco in attacco, cioè Deco in attacco, specialmente in un mirror di Caos, è difficile da uccidere. Non ci vuole, non ci vuole chissà che cosa, ma non muori da semplicemente flippo, moff e picchio. Evoco serpente e picchio e tu non ci puoi fare niente. Che cazzo fai? Fai Sakurezzo su serpente? Fai le Jackie Break su serpente? O lo stesso Sangan? Quindi... Mimic level 1, mm, sure, they can draw a card and pass it back, but then during your turn, you can just level it up, get level 3, and then, of course, if level 3 dies, you draw 2 cards. So it turns their mind control into a very risky proposition. And non credo sia una giocata così a rischi come dice lui, perché se Loppo gioca anche lui Chaos, può anche dire non ti attacco e ti banno Mimic livello 3, ti ci faccio ring sopra, ti ci faccio le Jackie Break, cioè deve essere distrutto in battaglia, of course, if you're playing Mimic level 3, sometimes your Mystic Tomato will get destroyed by battle. You've already searched your Sengen, and maybe your opponent has another attack. So in this case, you're going to want to get Mimic level 3 so that you can still draw a card. Now, these Mimic strategies in general haven't been super popular as of late, and normally when I see them played, I do see it done right, but occasionally I do see it done wrong. Ma cioè la lista che lui offre è questa. Vabbè, io ve la lascio, non sono fan di questo tipo di liste. Comunque si intendeva Caprometa,
per farci meta sul livello 1. Classico discorso Mimic è forte perché ci fai. Vi rimando al video le carte sopravvalutate di GOT. Quello che c'ha un book sopra con scritto se giochi queste carte sei un coglione. Cioè, credo che ve lo sta consigliando a destra anche YouTube, sei intelligente come penso. YouTube, fai bene il tuo lavoro per una volta. Grazie. Cioè, vi rimando lì e io spiego perché proprio Mimic livello 1 sia concettualmente sbagliato, secondo me. Cioè, lui qua per esempio non gioca le decoici. Al giorno d'oggi si giocano le decoici e vaffanculo. I do see it done right, but occasionally I do see it Ok, lo sapevo io. Ah, ok. done wrong. Now, for number 6, we've got not side decking Kuriboh, and this is particularly in decks that play both Chaos Sorcerer and Metamorphosis. Now, when it comes to how I side deck, I like to side cards that are very high impact, and Kuriboh does fit the bill in my opinion, and all I Lui dice un errore non giocare Kuriboh di side in mazzi che giocano Chaos Sorcerer e Metamorfosi. explain why. Now, Kuriboh, while it is good against some more off-meta decks like Rescue Cat or Cyberstein, this is mostly against Reasoning Gate, which, as I am making this, Reasoning Gate is the most popular combo deck in GOAT format. Now, why do I like Kuriboh against Reasoning Gate? Now, it's not necessarily that I think Kuriboh is unbeatable, but it is extremely difficult for the Reasoning Gate player to play around. And Kuriboh is very similar to Threatening Roar, in principle at least, but it does. Ok, dubito che c'è qui gente che faccia l'errore di non giocare. Di giocare Roar. Cioè, nel senso, Roar è una carta che non si vede da tempo. E Kuriboh fa bene il suo lavoro. Cioè, vedo una perdita di tempo. Mamma mia, ci parla per 5 minuti. Oh mio dio, sai dare cyber soldi è un errore. Additionally, sometimes it's even Cosa che dico anch'io. not a 50-50. Skilled Dark Magician, which most warrior decks are playing either one or two copies of, can actually kill your Cypher Soldier Ok, lui dice che è un errore perché ti possono giocare Skilled. Skilled nel 2025 non si gioca. regardless of its battle position. So, on one hand, Cypher Soldier, yeah, it can be kind of a high impact card, but it's also a high risk card. And if you are a control player, I don't really think you're trying to go for big damage with a card like Kinetic Soldier. You're just trying to stop yourself from dying. Ok, ma se io gioco contro lì non metto cinetico. Perché io devo mettere carte che ammazzano Wangu. Non vado a mettere cinetico. Now, are there some decks that should side deck Kinetic Soldier? Yes, of course there are. For example, if you happen to be playing a deck with Giant Rat, Cypher Soldier is a great target for Giant Rat. Vabbè, chiaro. But in particular, I really don't like this as a side deck card in a Chaos deck. And the reason why is, well, as you might expect, Cypher Soldier itself is not a light or a dark. So if you're side decking out your lights and darks for an Earth, to some extent you're kind of already helping your opponent win one of the key battles. Lui dice che cinetico non essendo light o dark, se tu togli un light o dark, ti stai togliendo la facilità di fare un caos. Which is summoning your Chaos Sorcerer. So it's not that I think that this card is terrible per se. It's simply that I think there are better cards against warriors, and the average warrior player is quite prepared to face off against a Cypher Soldier, which, as I said, is why this card has been going down in popularity as of late. Number 4. Allora, oh mio Dio, vabbè, questo ne parleremo la prossima volta. Abbiamo fatto la prima parte perché non voglio fare un video di un'ora di nuovo con ACP. Vi rimando al mio video delle carte sopravvalutate, perché io spiego ancora meglio perché cinetico mi fa cagare al cazzo. Detto questo, grazie di avermi ascoltato, ci vediamo alla prossima.